Benvenuti cari amici, io sono Tolandus Redivivus e questa è la nona lezione sulla lunga storia della Russia moscovita. Abbiamo parlato nella scorsa lezione del cosiddetto periodo dei torbidi. Vediamo ora come la Russia esce dal periodo dei torbidi. Non sarà facile, la ripresa della Russia sarà lenta, difficile, incerta. I principali gruppi che erano insorti, almeno i gruppi che erano insorti con un programma progressista, i cosacchi e i contadini, non furono in grado di dare luogo a una nuova organizzazione sociale senza la servitù della gleba. Non riuscirono a far abolire la servitù della gleba. Dopo anni di anarchia e di guerra civile il paese era stremato, gli animi iniziarono a calmarsi e iniziò a prevalere la volontà di tornare alla normalità, e per normalità si intende l'ordine tradizionale. L'invasione straniera aveva rafforzato lo spirito nazionalista che si espresse nel successo dell'esercito di leva popolare, la Opalcenie, quest'ultimo esercito, appunto l'esercito popolare, l'Opalcenie, nel 1612 era riuscito a sconfiggere le forze dei cosacchi ribelli e a occupare la capitale. L'abbiamo visto nella precedente video lezione. La situazione comunque era gravissima, Mosca era in macerie, Novgorod e tutti i territori del nord-est erano occupati dalle forze svedesi, ai confini occidentali premevano le forze polacche, dappertutto vi erano bande di tatari, di cosacchi e di contadini che terrorizzavano le campagne, incendiavano e distruggevano senza che nessuno li contrastasse. Molti villaggi erano disabitati, il commercio era stato quasi annullato. Si stima che i cosiddetti torbidi abbiano provocato circa 2.500.000 vittime. Nel gennaio 1613 si riunì l'Assemblea nazionale, lo Zemsky Sabor, per eleggere un nuovo zar. In questa assemblea erano rappresentate tutte le classi sociali del paese, della Moscovia, tranne i contadini. L'assemblea fu dominata dagli elementi più in vista dell'Opalcenie, della milizia popolare, militari di provincia, cittadini e cosacchi, ma anche alcuni esponenti del clero e dei boiari riuscirono a essere influenti. Innanzitutto bisognava decidere in merito alle candidature al trono degli zar avanzate da Polonia e Svezia. Come abbiamo visto nella precedente video lezione, Ladislao di Polonia aveva deluso tutti con la spedizione a Mosca dell'ottobre 1612. Non parliamo di quello che poi dopo combinò il padre di Ladislao, cioè il re di Polonia Sigismondo III. Ladislao ormai si era alienato il favore del popolo. L'altro pretendente, Carlo Filippo di Svezia, ecco, Ladislao di Polonia, l'altro pretendente, Carlo Filippo di Svezia, anche lui non andava bene, non era più gradito, in realtà piaceva di più al popolo, ma la corte svedese cercò di impedirgli di partire per la Russia e questo non fu ben visto. Tuttavia non sono solo questi problemi, cioè in realtà l'assemblea aveva già deciso di eleggere uno zar russo di nascita, ma era difficile trovarlo all'interno delle famiglie boiare più importanti, perché queste si erano compromesse con i polacchi, avevano collaborato con i polacchi. Ad un certo punto cominciò ad affermarsi l'idea di scegliere il sedicenne Michele Ramanov. Michele Ramanov, eccola, si affaccia per la prima volta il nome di questa famiglia, che sarà una dinastia lunga e importantissima della Russia. In genere in italiano pronunciamo Romanov, ma di fatto in russo si dice Ramanov. Io cerco di pronunciare le parole russe come tutte le parole straniere secondo la pronuncia originaria, ma non sempre ci riesco. Allora, Michele Ramanov, prima di tutto andava a suo favore la parte svolta dal padre durante il periodo dei torbidi, anche questo è stato accennato in passato. Il padre si chiamava Fyodor Nikitich Ramanov
Negli anni di Boris Godunov, ricordate la storia, il regno di Boris Godunov, Fyodor era stato perseguitato insieme alla famiglia e costretto a prendere i voti monastici cambiando il suo nome in Filarete e in seguito ebbe una parte attiva nella destituzione di Shuisky nel 1610, poi dal 1610 al 1619, non so se anche questo ve lo ricordate, se avete seguito la mia precedente video lezione, fu tenuto in prigione dai polacchi perché in quanto capo delegazione dei moscoviti a Smolensk rifiutò le condizioni poste dalla Polonia per l'ascesa al trono russo di Ladislao. E l'abbiamo visto, insomma, nella scorsa video lezione. Inoltre i Romanov avevano rapporti di parentela con la precedente dinastia e questa continuità piaceva ai tradizionalisti. Per quanto sembri paradossale, la giovinezza e la mancanza di esperienza di Michele erano ben viste. Egli non era coinvolto negli avvenimenti precedenti e non apparteneva a nessuna fazione. Per questo poteva incarnare un simbolo dell'unità nazionale. Il problema era che un re eletto era in contrasto con la tradizionale ereditarietà del sovrano della Russia moscovita e avrebbe potuto far svanire quella venerazione quasi religiosa che accompagnava la sottomissione assoluta del popolo allo zar. Infatti i primi atti del giovane ed incerto Michele riguardavano la centralizzazione e il rafforzamento del potere anche nei confronti del governo provvisorio e dall'Assemblea nazionale. In realtà il nuovo zar fu accettato senza problemi. La Chiesa si preoccupò di affermare che lo zar, benché eletto, avesse ricevuto il potere direttamente da Dio e non dovesse rendere ragione dei suoi atti se non di fronte a Dio. Il risveglio popolare che aveva trovato espressione nella Opalcenie si andava spegnendo, riprendevano vigore le tradizioni e la società russa stava ricadendo nella tradizionale apatia, nell'antico fatalismo. Gli uomini dell'Assemblea Nazionale, Ziemski Sabor, l'Assemblea Nazionale, non erano in grado di assumere una funzione costituzionale, né avevano alcun desiderio di fare questo, né tantomeno di trasformare l'assemblea in un Parlamento. Tutti gli individui e i gruppi sociali molto presto tornarono a dividersi e a occuparsi solo dei propri interessi settoriali. Nei primi tempi l'assemblea collaborò con il governo per approvare alcuni editti legislativi, ma non tutti, ma non ebbe mai un'attività autonoma. In realtà il governo utilizzò l'assemblea nazionale solo come paravento, come autorità morale per far passare alcune decisioni impopolari prese altrove. In questo periodo il potere finì per essere gestito da una cricca di boiari, la maggior parte dei quali imparentati con la nuova dinastia, appoggiati da potenti funzionari. Si tratta in entrambi i casi di categorie discutibili, sia i boiari sia i funzionari, uomini che ben presto si fecero conoscere per l'ignoranza e la corruzione e che sostituirono i veri patrioti della Opalcenie. Peraltro il nuovo zar Michele non esercitava alcuna autorità perché aveva una personalità inconsistente. Uno dei grandi problemi era quello fiscale, ecco, i problemi, catasto, tasse, terre, il problema fiscale, il problema delle tasse. Le devastazioni e lo spopolamento avevano reso inservibili i dati del catasto, tuttavia il governo non realizzò alcuna riforma fiscale e si continuò a riscuotere le tasse con il vecchio catasto. Questo causò ingiustizie e impoverimento, a volte veniva prelevata la tassa di un quinto, cioè una tassa che si chiamava proprio il quinto, non solo sul reddito ma anche sul capitale. I più tartassati furono gli abitanti delle città. Molti proprietari terrieri riuscivano a sfuggire all'imposizione fiscale corrompendo i funzionari, i quali accettavano le stime dei proprietari senza controllare.
Molti proprietari riuscirono a confermare i loro diritti su terre che avevano occupato illegalmente. Fu indetto un censimento per rilevare le terre e le altre ricchezze, ma questo censimento fallì. Peraltro, dal censimento furono esclusi i monasteri e tutti quelli che possedevano una patente di privilegio che li esonerava dal pagare le tasse. L'iniquità fiscale portava ad esempio all'assurdità che tra due città ugualmente ricche una pagava molte più tasse dell'altra. I più ricchi aumentarono enormemente la superficie delle loro proprietà, soprattutto nelle zone centrali e meridionali del paese, e molte terre cambiarono proprietario. Il governo non era in condizione di controllare questo processo, al contrario lo favorì, assegnando ai membri della piccola nobiltà rurale territori della corona. Ciò che salvò la Russia fu la lealtà e l'efficienza dei militari. All'inizio del 1614 la Russia moscovita riuscì a recuperare il controllo del Basso Volga dai cosacchi ribelli guidati da Zarusky. Tuttavia, sarebbero dovuti passare ancora anni prima di eliminare le bande armate, che a volte erano costituite da migliaia di uomini. Le bande erano presenti anche al nord, dove facilmente si nascondevano all'interno delle foreste. Succedeva persino che alcune bande si appoggiassero in territorio straniero. Ad esempio, nel 1615 e nel 1616, uno dei capi della guerriglia, il polacco Lisowski, entrò in territorio russo, portò distruzioni in lungo e in largo all'interno del territorio di Mosca e poi rientrò quasi indisturbato in Polonia. Due avversari della Russia moscovita sul fronte occidentale erano in dissidio tra loro e questo rappresentò una fortuna per Mosca. Infatti fu possibile affrontarli separatamente. Il piccolo corpo di spedizione svedese che si trovava a Novgorod non ottenne l'appoggio dei cittadini. Essi infatti rifiutarono di prestare giuramento al sovrano svedese. La popolazione di Novgorod aveva tendenze autonomiste da Mosca, ma non separatiste, non intendeva quindi essere incamerata dalla Lituania-Polonia. Al contrario, i cittadini di Novgorod presero contatti segreti con Mosca. L'esercito svedese, d'altra parte, si comportava in maniera dura e ciò non faceva che alimentare la resistenza. Nel 1615 il re svedese sbarcò in Russia e iniziò ad assediare Pskov. Vi ricordate Pskov, la sorella minore di Novgorod? Pskov si scrive così. Gli abitanti di Pskov però non si arrenderanno mai. L'Inghilterra, che aveva notevoli interessi commerciali con la Russia, rispose alle richieste di aiuto dello zar inviando Sir John Merrick come mediatore per la pace. Nel febbraio del 1617 venne firmato il trattato di Stalbova. Stalbova era un villaggio vicino al lago Ladoga. Trattato ovviamente tra la Moscovia e la Svezia. La Svezia rinunciava a Novgorod e alle sue pretese sulla corona della Russia moscovita, però in cambio ottenne un indennizzo e soprattutto il mantenimento delle fortezze dell'Ingria. In questo modo la Russia veniva privata di uno sbocco sul Mar Baltico. Fino all'epoca di Pietro il Grande, Arcangelo sul Mar Bianco rimase l'unico porto della Russia, ma il Mar Bianco era un mare da cui era molto difficile uscire, era un mare con i porti che gelavano, anche adesso, cioè i porti del Mar Bianco gelano. Insomma, apparentemente il trattato di Stalbova fu molto penalizzante per la Russia. In realtà è ciò che la Russia moscovita poteva realisticamente ottenere in quel frangente. Mosca aveva un disperato bisogno di pace con la Svezia per poter affrontare l'altro nemico che aveva invaso i suoi territori, ovvero la Polonia. Ladislao di Lituania-Polonia non voleva accettare l'incoronazione di Michele Romanov e pensava di prendersi il trono degli zar con la forza. La fortuna di Mosca fu che la Polonia era già impegnata contro Turchia e Svezia e la dieta polacca era contraria ad una spedizione contro la Russia. Anche l'imperatore germanico era a favore della pace, mandò un suo rappresentante ai colloqui
che si svolsero nel 1515 lungo la frontiera russo-polacca. Questi negoziati non giunsero a niente perché sia Mosca sia la Polonia non volevano cedere la città di Smolensk. La Russia moscovita poco prima aveva cercato inutilmente di conquistarla. Nel 1617 Ladislao di Polonia riuscì a mettere insieme un esercito accettabile per quanto limitato e si indirizzò in profondità nei territori della Moscovia. La Russia moscovita accusò il colpo e rimase quasi ipnotizzata. La sua disorganizzazione le impedì di realizzare misure di sicurezza. Ladislao prese Vyazma senza trovare alcuna resistenza. Poi assediò Mozhaisk con l'aiuto di 20.000 cosacchi del Dnieper e nel settembre 1618 l'esercito polacco si presentò davanti a Mosca. Tuttavia Ladislao non riuscì a conquistare Mosca, il suo esercito era stanco ed iniziarono gli ammutinamenti. È vero che la Moscovia aveva opposto una resistenza molto debole, però è anche vero che non si manifestò nessun segnale che facesse pensare che i russi desiderassero il dominio polacco. Nel dicembre 1618, nella città di Deulino, a nord-ovest di Mosca, fu firmato un armistizio con la durata di 14 anni. E quindi, vedete, armistizio con la Svezia nel 1617, Stalbova, e poi anche armistizio con la Polonia, 1618, Deulino. Quali sono le condizioni di questo armistizio? La Russia cedeva alla Polonia Smolensk e una striscia del suo confine occidentale vicino a Smolensk. Tuttavia, a differenza di quanto ci si sarebbe potuto aspettare e a differenza di quello che aveva fatto il sovrano svedese nel trattato di Stalbova, Ladislao di Polonia non rinunciò alle sue pretese sul trono russo. Infatti l'armistizio di Deulino, a differenza di quello di Stalbova, non era destinato a durare. Tuttavia la Russia poteva tirare un sospiro di sollievo. La Polonia aveva fallito l'ennesima occasione per stroncare la Russia. L'ultima occasione che le si sarebbe mai presentata. Infatti gli eserciti polacchi non arriveranno mai in futuro così in profondità nel territorio moscovita. Ben presto la Polonia andrà in declino e non riuscirà in alcun modo a fermare l'espansionismo russo destinato a distruggere la Polonia stessa. Lo scambio di prigionieri che venne effettuato a Deulino permise, come abbiamo già detto, a Filarete, padre dello zar, di tornare a Mosca. Siamo nel 1619. Molto presto Filarete fu nominato metropolita. Già da tempo il capo della Chiesa russa influenzava con il suo prestigio anche gli affari non religiosi, ma con Filarete questa tendenza non ebbe più limite. Si può pensare che in Russia governassero in due, lo zar Michele e suo padre Filarete, ma in realtà Filarete divenne il padrone assoluto della Russia e di fronte alla debolezza del figlio la sua autorità si espresse in maniera piena e indiscussa fino alla sua morte avvenuta nel 1633. Qualcuno ha paragonato Filarete a Richelieu. In realtà le ideologie tra i due erano molto diverse. Filarete era un conservatore e detestava la cultura latina cattolica occidentale. Egli riattivò il vecchio cerimoniale che l'ortodossia russa aveva derivato dalla Chiesa bizantina. C'era chi voleva riformare, ma Filarete voleva solo restaurare. Inoltre il suo intento era quello di appoggiare il più possibile il governo autocratico. A corte fu rimesso in funzione il vecchio cerimoniale di ispirazione religiosa con centinaia di servitori e di nobili al servizio dello zar e innumerevoli e complesse cerimonie, ma Filarete mise su anche una corte personale diversa da quella dello zar, fastosa e orientaleggiante. Il vero centro della vita politica era la corte di Filarete. Lì si svolgevano le riunioni che contavano. Filarete accoglieva i membri più importanti di tutte le classi sociali. In questo modo l'Assemblea nazionale diventò inutile. Anche la Duma, il Consiglio dei boiari, esercitò un potere molto limitato.
Filarete governava attraverso la burocrazia, tutte le cariche più importanti erano affidate ai suoi più stretti collaboratori, l'amministrazione moscovita divenne totalmente arbitraria, il governo si muoveva quasi esclusivamente in base alle petizioni che riceveva e dava importanza quasi esclusivamente alle petizioni delle persone più ricche e importanti. I funzionari ignoravano completamente le leggi, Filarete tendeva a non promulgare leggi e neppure a separare le procedure amministrative da quelle giudiziarie. I distretti provinciali erano affidati a comandanti, in russo voivoda. Essi non ricevevano alcuna entrata dallo Stato, ma dovevano mantenersi attraverso le cosiddette donazioni da parte della popolazione locale. In questo modo erano spinti a commettere ogni tipo di abuso e di sopruso. Anche i rappresentanti popolari, che a partire dal 1627 vennero nominati per controllarli, si facevano comprare dai voivoda. Di fronte al fallimento della riforma fiscale, cose di cui abbiamo parlato prima, il governo ordinò agli ispettori di non valutare la ricchezza reale, ma di registrare semplicemente il numero delle famiglie contadine. Su questa base si sarebbero applicate le tasse. Ad ogni modo, nel 1631 e nel 1632 i proprietari terrieri fecero pressione per ottenere una riduzione delle loro quote fiscali. Anche in questo caso il governo cedette. Il governo fu costretto, per garantire le entrate, a basarsi su fonti di entrata diverse dalla tassazione diretta. Queste tasse indirette erano rappresentate soprattutto dai dazi doganali interni e dalla vendita dei monopoli dell'alcol. Le taverne statali date in concessione a privati che anticipavano grosse cifre si rivelarono molto lucrose per lo Stato, anche se molto dannose per la salute pubblica. La diffusione dell'alcolismo nel popolo da allora fu una delle caratteristiche della società moscovita. Lo Stato inoltre danneggiava il commercio e danneggiava il libero mercato, danneggiava il commercio dei privati, perché spesso gestiva in regime di monopolio la vendita di beni di prima necessità. Il fallimento del catasto ebbe conseguenze negative anche da un punto di vista militare. Infatti la cavalleria moscovita si basava sulla piccola nobiltà terriera, alla quale in cambio del servizio militare venivano concesse terre in gestione con il sistema del pomescia. Erano le terre date in usufrutto. Ora lo Stato non era più in grado di controllare che tutti i proprietari terrieri fossero iscritti nel registro di leva. Inoltre si verificò un altro problema: nei distretti centrali la terra si stava esaurendo e non poteva più essere coltivata. Per lo stesso motivo nel 1627 vennero sospese le concessioni di terra da parte della corona. Le terre della Chiesa non erano espropriabili perché erano protette da Filarete. L'unica alternativa era quella di aumentare il rendimento della terra che i proprietari possedevano. Quella terra che i proprietari già possedevano, anche mettendo a coltura parti di terra non utilizzata, ma i risultati in questo senso furono molto scarsi. Inoltre il sistema del pomescia finiva per non legare gli usufruttuari alla terra. Sembra strano, ma è così, perché moltissimi usufruttuari erano impegnati per lungo tempo nel servizio militare e non si occupavano molto della terra. Per questo il governo cercò di rafforzare i loro diritti di proprietà. Stabilì infatti che in certi casi le terre del pomescia potessero essere occupate da moglie e figli di militari morti o invalidi, oppure potessero essere scambiate o date in dote. Tuttavia lo stato dell'esercito era penoso, la cavalleria e la fanteria non venivano addestrate, i loro membri tra una campagna e l'altra conducevano una vita modesta, spesso da artigiani o da mercanti. Era necessario creare truppe efficienti e ben equipaggiate. Nel 1630 si cominciarono a costruire alcuni reggimenti di stampo occidentale. Molti ufficiali erano stranieri e venivano reclutati soprattutto nell'Europa nordica e protestante. Nel 1632 le unità comandate da stranieri costituivano già un terzo
delle forze della Russia moscovita. Nel 1631 erano stati assoldati ben 5.000 fanti stranieri, equipaggiamenti e munizioni furono acquistati in Inghilterra. Si manifestò anche un embrione di industria militare moscovita. A Mosca si costruivano cannoni e a Tula un olandese di nome Arnoldo Vignius fondò una fabbrica di armi. Filarete si preparava per una nuova guerra con la Polonia. La Moscovia era incoraggiata dalle notizie che arrivavano da oltre confine, che parlavano di ortodossi di lingua slava e di cosacchi del Dniepr che nei territori della Lituania e della Polonia si stavano ribellando perché stavano sviluppando un sempre maggiore sentimento nazionale ed erano pronti, almeno così si supponeva, ad accettare la sovranità della Moscovia. Alcuni rus provenienti da Kiev, nell'attuale Ucraina, volevano la protezione dello zar. Il governo moscovita esitava perché stimava che non fossero sufficienti le difficoltà interne della Polonia. Ma quando la Lituania-Polonia fu attaccata su vari fronti nel 1621, Filarete si convinse alla guerra e il risultato fu la grave sconfitta della Moscovia da parte dei polacchi a Chotin e la fine delle ostilità con Svezia e Turchia da parte della Polonia. Queste due cose indussero la Moscovia a desistere. Filarete allora passò ad un'offensiva diplomatica cercando di rafforzare i rapporti con le potenze non cattoliche. Già sappiamo che la Russia moscovita intesseva buoni rapporti con l'Inghilterra e alcuni inviati di Mosca a Londra iniziarono a parlare di un'alleanza. Nel 1623 Giacomo I Stuart firmò la bozza di un trattato che, per la delusione di Mosca, non arrivò mai alla forma definitiva. Gli interessi dei due paesi erano troppo diversi. Mentre la Moscovia voleva un aiuto militare, l'Inghilterra era interessata soltanto a mantenere i propri privilegi commerciali nel Baltico. Nessuna alleanza fu possibile neppure con l'Olanda, che stava soppiantando gli inglesi nelle rotte commerciali del Baltico. Il paese con il quale allegarsi sembrava senz'altro la Svezia, che in fondo era il maggior nemico della Polonia, ma i ricordi dell'intervento svedese in Moscovia erano ancora troppo recenti e le offerte di di un'alleanza difensiva da parte di Gustavo II Augusto, re di Svezia, furono respinte. Tuttavia i rapporti tra i due paesi diventarono amichevoli e la Svezia fu la prima nazione a istituire una rappresentanza democratica permanente. Tuttavia i rapporti tra i due paesi diventarono amichevoli e la Svezia fu la prima nazione a istituire una rappresentanza diplomatica permanente a Mosca nel 1631. La Svezia concesse alla Moscovia dei mercenari in cambio di grano e salnitro, ma la morte di Gustavo Augusto Lützen nel 1632 durante la guerra dei 30 anni segnò la fine anche dell'amicizia tra Russia e Svezia. Neppure l'altro grande nemico della Polonia, l'impero ottomano, accettò di allearsi con la Moscovia. Infatti i turchi in quel periodo erano impegnati nella guerra in Oriente contro i persiani. La Moscovia quindi si trovò diplomaticamente sola nel conflitto che stava per intraprendere. La Moscovia sperò che la morte di Sigismondo III, re di Lituania-Polonia, nel 1632 potesse causare scontri interni e quindi attaccò la Polonia poco prima che scadesse l'armistizio di Deulino. Un esercito di 32.000 uomini fu posto al comando di Mikhail Borisovich Shein. La sua avanzata fu ritardata di alcuni mesi a causa di un'incursione dei tatari di Crimea, ma entro la fine dell'anno tutte le città che la Moscovia aveva ceduto alla Svezia con l'armistizio del 1618 erano state riconquistate, tranne Smolensk, che Shein teneva sotto assedio. A sostegno dei moscoviti
si svilupparono piccoli movimenti di guerriglia che però Shein, essendo un conservatore, avversò, combatté, trattando i guerriglieri come briganti. L'invasione russa ebbe l'effetto di stringere tutti i polacchi intorno al loro nuovo sovrano, Ladislao IV, il nuovo re di Polonia, il quale venne aiutato anche dai cosacchi del Dniepr. Ladislao IV riuscì a circondare le truppe moscovite nonostante fossero in superiorità numerica. Inoltre anche i tatari di Crimea, spinti dai polacchi, sferrarono un duro attacco contro le indifese terre russe al confine meridionale. Molti membri della nobiltà terriera polacca disertarono, molti ufficiali stranieri si comportavano in maniera sleale, arrivarono pure le epidemie. Nel febbraio del 1634 Shein accettò di firmare un armistizio. Alle sue forze, ridotte a soli 8.000 uomini, fu consentito di ritirarsi dopo aver deposto le armi. Nel frattempo Filarete era morto nel febbraio 1634 e i boiari, che erano sempre stati contrari alla guerra, cercarono un capro espiatorio e lo trovarono facilmente nel comandante dell'esercito Mikhail Borisevich Shein. Accusato di tradimento, Shein venne processato e giustiziato. Nell'opinione pubblica si diffuse un enorme malcontento per questa sconfitta disastrosa in una guerra che sembrava già vinta. In realtà la responsabilità maggiore ricadeva sul governo, che si era gettato in questa impresa in maniera avventata. La battaglia di Smolensk comunque dimostrò che la Russia non era ancora abbastanza forte per prevalere in Polonia da sola, senza alleati e senza appoggiarsi al dissenso interno. La pace definitiva, firmata sul fiume Poljanavka nel maggio del 1634, conteneva alcuni elementi favorevoli a Mosca. In cambio di un compenso finanziario, la Moscovia ottenne il distretto di Serpeisk, ma soprattutto finalmente Ladislao IV rinunciò alle sue pretese sulla corona degli zar. Questo permise la normalizzazione dei rapporti tra Polonia e Moscovia. Sia pure con ritardo, i governanti moscoviti capirono che l'ostilità con la Polonia metteva in difficoltà i confini meridionali, mentre l'amicizia con essa apriva la strada ad una collaborazione per sconfiggere le orde tatare, contro le quali finalmente la Moscovia intendeva rivolgersi. Parleremo delle guerre contro i tatari nella prossima lezione. Questa volta abbiamo parlato della guerra contro le potenze occidentali. Infatti dividiamo in due la trattazione del periodo di Michele Ramanov. Continuate a seguirmi, io vi insegno la storia della Russia moscovita, la vera storia della Russia moscovita, non quella falsificata da una certa propaganda filorussa. Arrivederci a tutti.